Take this pill, my dear. It will keep you sharp and clear. The side effects won't last too long. It's stranger than it seems in your most peculiar dreams. But it's nothing that won't fade with time. Tuck the northern star in a candy jar and save it for a rainy day. Shadows in the moonlight, always coming, always going, while your cup is overflowing. And shadows in the moonlight, it's just a matter of perspective. It's all Guarda che fa male. Dov'è? No. running in the sand, living on the land. The salty breeze was in our eyes. We stood beneath the dragonflies and danced all night. L'idea del mondo rallentatore ci è proprio venuta dopo aver fatto decine di migliaia di chilometri a giro per il mondo, con molti tipi di veicoli, mezzi strani. Alla fine ci abbiamo pensato e abbiamo proprio capito che il viaggio in ape, quelli che abbiamo fatto in ape, sono quelli che ci hanno messo più a contatto con la gente del luogo. Noi arriveremo ad Addis Abeba, dove faremo un po' di festa. Poi il giorno dopo partiamo, andiamo verso Arba Minch, ci vediamo i coccodrilli in questa zona dei laghi. Poi andiamo giù nella Valle dell'Omo. Avremo una settimana di tempo nella Valle dell'Omo, dove sicuramente terremo e speriamo anche di uscircene. E poi torniamo indietro fino ad Addis Abeba in 3 settimane. Speriamo di farcela. L'idea quindi è stata proprio quella di di organizzare questo viaggio in Etiopia, lanciando il nostro concetto del mondo rallentatore. Abbiamo pensato di fare un grosso evento di lancio al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, che ci ha invitato gentilmente, per vedere di conoscere qualcuno che si candidasse, che si presentasse con le proprie competenze a vedere cosa poteva fare. La fortuna ha voluto che questa serie di selezioni, diciamo, siano state pubblicate su molti giornali online in Italia, per cui noi di fatto abbiamo ricevuto alla serata del museo, dove sono venute 400 persone circa, abbiamo ricevuto oltre 250 candidature. Con la storia che ci sono stati tutti questi articoli online, nei giorni successivi noi avevamo messo il limite di 10 giorni dall'evento, per 10 giorni chi voleva si poteva candidare, abbiamo ricevuto centinaia di mail, candidature, moduli da tutte le parti d'Italia, per cui niente, abbiamo pensato, a noi ci serve sicuramente qualcuno che faccia video, sicuramente qualcuno che faccia foto. Andiamo nella Valle dell'Omo, che è il posto nel mondo a livello antropologico forse più interessante che c'è, quindi ci serve un antropologo. Noi uniamo sempre qualche progetto sociale, cioè, per quanto possiamo fare noi, però cerchiamo sempre perlomeno di documentare dei progetti di cooperazione nei paesi in via di sviluppo che visitiamo. Avevamo bisogno di una persona che avesse esperienza in cooperazione, per cui potesse portare un valore aggiunto anche da quel punto di vista lì. E poi c'erano diverse cose che noi avevamo, grazie a un po' di contatti che abbiamo costruito negli anni, che abbiamo ritenuto interessanti, come la possibilità di documentare tutto il viaggio a 360 gradi, una nuova tecnologia. Abbiamo pensato, sicuramente siamo i primi a farlo in Etiopia e diventa una cosa in più comunque, cioè tutto divertimento e informazione che possiamo dare. Novembre 2015.
Sono io insieme a dei ragazzi e il Taurinorum Team in Etiopia. Stiamo attraversando il paese in ape, 1, 2 e 3, per raccontare lo stato e quello che ci succede. Appena ci siamo fermati, queste persone che vedete qua dietro ci sono avvicinate, non ci hanno chiesto niente, ci hanno portato la legna e ora sono qui che ci studiano. Noi guardiamo loro e loro guardano noi. Allora? Quel tizio ha il Kalashnikov. Loro hanno un motivo più per ridere perché non riuscivamo a montare le tende in maniera ordinata. E questo è l'inizio del viaggio. You have done it now. You've gone and shown exactly how you never knew the process just to keep your brainwaves straight. Life was not extravagant, but hey, we always paid the rent and went to church on Sunday when we didn't sleep too late. Now you need a little color and your paint is fading under all the lights that shine around you every day. Put your pennies in the tray and save them for a rainy day, and it's off you go and on your way. Goodbye to Mona Lisa. Every time I try to speak, your face grows tired, your hands get weak, and then you look at me like I'm 1,000 miles away. Your eyes are always fixed on me, but somehow you just never see the man I'm trying hard to be, the freak that I portray. But now you've got four walls surrounding, and the frame is really sounding like a prison where the guards have gone astray. Oggi dormiamo in campagna ed è la prima volta che io vedo una cosa del genere. Io mi sono fermato a guardare i video e guardate cosa c'è dietro di me. Voilà! Hello, I show you. C'è un mitra che non è tanto amichevole, però vediamo. Praticamente gli sto facendo vedere quello che la videocamera vede. E se io mi giro, il tizio accanto a me ha sempre il mitra. Sorry. Non è che ci sia tanto da scherzare. Quello gli girano 2 minuti. La cosa bella è che loro non vogliono che gli faccia foto, però se mi giro... No, però poi ti piace. Let you go so long ago, so long. This is not where I belong. So I wait
itch to pass. And I wait, yeah, I wait. Hey, hey, I'm okay. I don't need this anyway. I'm fine. It's yours and mine. Oh, oh, I don't know what I was ever hoping I would find. But it's time for me to leave this all behind. La nostra fortuna è stata la proposta da parte di Piaggio di promuovere, quindi di viaggiare con l'ape. Subito noi avevamo in mente l'ape come la vediamo sulle nostre Alpi, quindi il cassone dietro da carico, una cabina per una persona. E poi abbiamo scoperto che l'ape poteva essere anche un rickshaw, un tuk-tuk, e quindi divertente, si poteva viaggiare addirittura in 4, noi eravamo in 3, quindi saremmo stati, diciamo, comodi. Dopodiché è anche molto affascinante come mezzo di viaggio, non credo che tanti l'abbiano usata, e ti permette di viaggiare insieme, cosa che la moto non fa, quindi ognuno viaggia in fondo per i fatti suoi, ma di viaggiare lentamente, ed è aperta, quindi non crea quella barriera tra te e ciò che attraversi. Se sei dentro una Jeep effettivamente ti vedono passare all'interno di questa scatola che se ne va, e tra l'altro il 99% dei turisti che passano sicuramente non si fermano neanche a guardare le suole, se non hanno nessun interesse, hanno il loro pacchetto turistico organizzato, quindi si chiudono all'interno di questa scatola, di questo guscio, non vanno a contatto con il paese, cioè, non so come dire, ci passano attraverso ma distaccati, esterni, mentre invece con l'ape, che è aperta sui fianchi, che va piano, che quando ti fermi comunque ti vedono dentro, arrivano, ti parlano, ti possono toccare, ti rende molto più a contatto con loro. Non ti puoi fermare un secondo che arriva un mare di gente. Hello! Hola, baby. Paolo, tu? My name is Maria. Maria? Yes. Ah. Your name? Francesca. Francesca. Francesca! Sono Francesca. 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 Più o meno, molto bene. Francesca. Sufficiente, dai! Marta! Marta! Tune, io sono Marta. Ciao. A me non mi hanno cagato neanche di striscio. Sono offeso. Junior. Io sono ciao. Io mi No! Il viaggio lo senti proprio, perché anche un po' la scomodità, dare passaggi alle persone che salgono e ti rendi conto della strada che loro avrebbero fatto a piedi. Ieri abbiamo preso una persona, ci siamo fatti 30 km con lui in ape. Ho detto cavolo, cioè questo se la sarebbe fatta a piedi. Abbiamo fatto piccoli giochi, piccole canzoni, lui mi ha fatto provare il suo diciamo copricapo, una sorta di cinghino che mette intorno alla testa, e quello che proprio mi è rimasto è che questo ragazzo, quando è sceso, l'abbiamo portato a destinazione e lui, non lo so, è sceso dall'ape, mi ha guardato, aveva proprio gli occhi lucidi, era emozionato, perché noi gli abbiamo detto grazie per quello che avevamo appena vissuto insieme, che era stato un bel momento, e lui, non so, mi ha chiesto di scendere dall'ape e io poi gli ho detto boh, cioè chissà, e poi semplicemente mi ha abbracciato, mi ha dato un abbraccio incredibile, tanto io sono rimasta proprio immobile perché mi ha proprio preso, io ero tutta ferma e lui aveva questi occhi lucidi e io ho pensato cavolo, questa è la bellezza del viaggio rallentatore. I don't regret a single thing. I couldn't say it didn't feel alright. But I don't wanna stay and I don't wanna fight. All alone with my foolish appetite. So I wait for the shallow itch to pass, and I wait, yeah I wait. Quando mi è stato detto che ero stata presa per il viaggio e quindi avrei fatto questa esperienza eccetera, l'idea dell'ape sì c'era, però l'avevo messa molto in secondo piano.
non l'avevo tanto pensata. Ho avuto poco tempo per pensare a questo viaggio sinceramente, quindi non me l'ero neanche immaginato, e soprattutto la parte dell'ape non me l'ero immaginata, quindi quella è stata una sorpresa veramente molto, molto piacevole, molto gradevole. Mi sto divertendo un sacco, mi piace da morire a guidarla, mi piace moltissimo il fatto che hai davvero il tempo di vedere quello che stai attraversando. È un modo diverso di viaggiare con l'ape. Vai più piano, senti l'aria quando ti sporgi fuori, senti i profumi, senti gli odori. È proprio una cosa diversa. Hai il tempo di fermarti, di fare una foto, hai tutto aperto, quindi vedi, cioè, passi vicino alle piante, le puoi anche toccare. Hai anche la possibilità di parlare con qualcuno, cioè non è una moto in cui magari non riesci a comunicare, quindi si può stare in silenzio, ci sono dei momenti di silenzio, dei magari tratti lunghissimi di strada in cui magari si è in 3 sull'ape e tutti e 3 sono così immersi dal paesaggio attorno che non c'è un suono oltre al trattorino dell'ape, che quello è costante. E altri tratti invece in cui si ride e si scherza, altri tratti in cui si parla di starla, si comunica proprio, e questo è molto bello. Senza sete e senza rete volevo via. L'ape non è un mezzo particolarmente comodo, soprattutto se lo si usa su strade che non sono pensate per essere usate in ape. Ad esempio, viaggiando, facendo tanti chilometri sullo sterrato, ti riempi di polvere, sei completamente ricoperto di polvere dalla testa ai piedi. Abbiamo preso anche una certa quantità di pioggia, cosa che a novembre non succedeva da non so quanti anni in Etiopia. Ci siamo svegliati con questo diluvio universale, cosa stranissima perché tanto qua non è stagione delle piogge e quindi in teoria non dovrebbe piovere, invece c'è questo evento che non veniva da 7 anni, queste piogge a novembre, non capitavano da un po'. Noi avevamo pianificato tutto perché fosse stagione secca, quindi comunque lo sterrato sai che è impegnativo, ma finché è secco male che vada c'è un buco e lo superi. I veri problemi si creano quando piove perché magari la strada diventa fango, si creano dei rigoli di acqua che passano e lì ti puoi veramente impantanare e uscirne può essere dura, nel senso che magari uscire da uno no, ma se poi hai 20 km di pantano uscirne può essere veramente complicato. Proprio quella mattina è stata, ma un po' tutti, eravamo un po' tutti nervosi, poi comunque abbiamo dovuto smontarlo il campo, quindi piega tutte le tende bagnate, tu fradicio, sali in ape, sedili bagnati, poi comunque abbiamo fatto un pezzo che ancora pioveva, quindi ovviamente quando viaggi in ape, vabbè, il guidatore forse è un po' più all'asciutto perché ha riparato, ma quelli dietro, cioè col cavolo, si prendono tutta l'acqua. Oggi abbiamo preso una bella merda di vacca, bella gigante, con la ruota è schittata tutta dentro. Qui sono piccoli problemi quotidiani. Questa pozzanghera la prendiamo proprio in pieno. Sarà profonda? Non tanto. Ecco, questa è sei bagnata? Scusate, questi sono quello che succede tutti i giorni. Mary rolls the windows down, moving through these ghost-like town, keeping pace with the stars at night, holding out till it feels alright, driving fast, healing slow, hard to know which way to go. She has a map but would rather drive whichever way makes her feel alive.
detto che erano 65 km di sterrata impegnativo, ero un po' spaventato su alcune tappe perché non sapevo come l'ape si potesse comportare. E invece alla fine è così leggera, è leggerissima, quindi abbiamo scavalcato un sacco di ostacoli anche meglio di molti jeep classificanti. Ieri abbiamo passato dei guadi dove si sono bloccati dei camion. L'atteggiamento dei locali è stupendo perché loro sanno benissimo che il dio natura decide lui, per cui se il dio natura decide che piove, loro sono assolutamente rassegnati a questo, non hanno nessuna fretta. È bastato parlare ieri con un ragazzo che continuava a dirci: ragazzi, state qui un giorno in più, alla peggio domani guidate qualche ora in più e arrivate ad Arbamic la sera tardi. Noi gli abbiamo detto: ma no, guarda che noi ad Arbamic dobbiamo arrivare alle 4 perché dobbiamo andare a visitare una scuola. E lui ha detto: vabbè, ma tanto se piove li chiamate che piove, non c'è problema. Loro non capiscono il fatto che magari questa è una cosa organizzata da mesi, appuntamenti, telefonate, email. No, cioè se piove piove, se c'è il vento salta tutto, non c'è nessun problema qui. È tutto giustificato, è anche un po' una scusa molto spesso, pioveva, non sono riuscito ad andare a lavorare, non sono riuscito ad andare a scuola. Però la sicurezza viene prima di tutto, per cui in effetti se piove troppo forte è giusto che pensino prima alla loro sicurezza. Viaggiare a rallentatore vuol dire pure viaggiare con dei tempi che non sono dettati da noi. Appunto, se noi passiamo su una strada sterrata attraversata da un fiume, se la mattina ha piovuto, tu quel fiume non lo passi, devi aspettare, oppure rimani impantanato. E a questo noi dobbiamo sottostare. E qui lo sanno molto bene. E noi questa cosa, almeno per me, è nuova, perché nella mia vita raramente sono dovuto impedirmi di fare qualcosa perché non c'erano le condizioni climatiche giuste, cioè al di là di sto in casa perché sta diluviando, non possiamo andare a giocare a tennis, che ti devo dire? Sono dei ritmi imposti dalla natura, ma poi noi li viviamo con imposizione perché siamo abituati a imporli noi i tempi, però in realtà non è un'imposizione, cioè è così e basta. Ha piovuto, sì, ha piovuto, quindi la strada è così, quindi si aspetta. Poi, diciamo, dove veniamo noi è più raro che ha piovuto la strada è impraticabile, per quanto, nel senso, anche a Roma per esempio ha piovuto 1 millimetro d'acqua, tutte macchine ferme, casino generale, buche ovunque, no, in realtà forse non è così diverso. Ora che mi ci fai pensare. C'erano dei tizi là davanti che si sono piantati con un'ape ed è divertente stare qua sopra senza aiutarli. Viaggio noi stiamo dimostrando che l'ape resiste a tutte le intemperie, a tutti i tipi di strada sterrata, asfaltata coi buchi, sopravvive a tutto in un paese dove il principale mezzo di trasporto probabilmente è ancora il carretto con l'asino. Si vuole far capire alle persone che con l'ape, che è comunque un mezzo che costa molto poco, accessibile a una gran parte della popolazione e soprattutto è
facilmente modificabile a seconda delle esigenze di ogni persona, si può rendere più facile, non so, il trasporto dell'acqua dal pozzo al villaggio, il trasporto della legna, non so, anche lo street food, cioè qua avete visto è pieno di bancarelle anche per mangiare fuori. Queste bancarelle sono organizzate con l'asinello che porta la roba. Con un'ape questa cosa qua la fai nella metà del tempo, quindi chi la prende potrebbe guadagnare molto di più perché ottimizza i suoi tempi e le sue risorse. Siamo sicuramente i primi a fare una cosa del genere. Quindi quando ci guardano, secondo me molti pensano, cioè, ho notato che molti provano proprio a fermarci per chiederci un passaggio, ma probabilmente perché non ci hanno ancora visto all'interno e credono che sia un normale mezzo di trasporto in giro che fa da taxi per la città. Poi effettivamente quando vedono che siamo 3-4 bianchi dentro pieni di bagagli, lo sguardo è sempre quello un po' stupido, no, decisamente stupito. E soprattutto è un mezzo di trasporto molto sicuro, per cui andando piano le persone possono essere meno soggette a incidenti stradali, come succede purtroppo con i mezzi vecchissimi di 50 anni fa che usano adesso per muoversi. Praticamente ce ne stiamo andando in giro a distribuire questi braccialetti per la sicurezza stradale, perché quando è buio di notte non si vedono, non ci sono le illuminazioni, i camion vanno forte, quindi ci sono un sacco di incidenti. In Africa, che noi conosciamo bene, è la seconda causa di morte dopo la malaria. Quindi è un tema molto delicato, un tema molto sentito. Se tu viaggi qua dalle 6 del pomeriggio in poi, quando inizia a calare la luce, non vedi più nulla, cioè non è che non vedi più nulla, non vedi le persone, non vedi gli animali, ti può attraversare qualsiasi cosa per strada e guidano tutti molto come pazzi. Cioè, adesso non so se tutti hanno la patente, non so che tipi di esami facciano, però succedono troppi incidenti. E quindi un'idea che hanno avuto i ragazzi è quella di creare una camionata di questi braccialetti e spiaccicarli nelle braccia della gente perché magari qualcuno si salva. Crediamo che se un bambino va in giro per strada con il suo braccialettino mentre porta le capre a casa la sera alle 6:30, sicuramente il camion che passa per strada e va agli 80 all'ora ha più possibilità di vederlo, ecco, e lui ha la possibilità di essere visto. E sono felici quando gli regaliamo queste cose. Abbiamo già fatto fuori 2500 braccialetti in una settimana di viaggio. Delle persone devono decidere volontariamente di prendere 3 ape e attraversare l'Etiopia. Io credo che alla fine, quando saremo più anziani, fra 50 anni, ci troveremo tutti a fare il resoconto della vita. E quello che resta sono i momenti di scomodità. Non ti ricorderai mai di quando sarai salito sulla Jeep e avrai percorso 300 km sotto l'aria condizionata per vedere il Conso e poi vedere i Mussi. Quello che ti ricorderai è il vento che avrai preso in ape per fare quel tragitto, cioè l'elogio all'imprevisto. Io non ce l'ho, no, foto no. No, foto no. Questa situazione è incredibile. Certo, non c'è da aspettarsi di venire qua e trovare una cosa autentica, perché comunque siamo qui che ci infiltriamo nel loro territorio, e loro quello che hanno capito da noi è che abbiamo i soldi, quindi vuoi la foto 5 birre. E non puoi fare un passo senza che qualcuno ti fermi.
D'altronde cos'è qua? Vedi, ci seguono per chiederci le foto. È impressionante. È impressionante. I Mursi sono questo popolo che vive su degli altopiani dopo Ginca, e in realtà erano quelli su cui io avevo più aspettative. Sapevano che erano persone un po' aggressive, diciamo, sono molto ancora legati alla loro vita rurale, insomma sono molto isolati, cioè noi per raggiungerli ci abbiamo messo 4 ore su una strada di 150 km, 120 km sterrata. Ci è stato detto il mattino di arrivare molto presto, comunque il prima possibile, e non superare una determinata ora, perché dopo l'ora X sono spesso ubriachi, e quando sono ubriachi diventano anche pericolosi perché sono molto aggressivi. E noi purtroppo abbiamo un po' tardato forse con i tempi perché viviamo in rallentatore, quindi è anche bello quello, riuscire a vivere quello che ci sta capitando sul momento e godercelo. E abbiamo fatto tutto un pezzo di sterrato, siamo arrivati e ci siamo trovati di fronte a una realtà che davvero non si capiva quanto fosse vera, autentica, e quanto invece non lo fosse. Tutta la popolazione del villaggio si versava su di noi chiedendoci dei soldi per fare delle foto. Ogni volta ci chiedono 5 birre, che è la moneta locale, per farci scattare la foto. 2 ore in un villaggio, 2 ore continuamente eri accerchiato da persone, da bambini, da donne, da uomini che ti chiedono di fare la foto pagando. Foto? 5 foto? Ah. 5. 5 tutti o 5 1? 5 o 5 tutti? Tu 5? E lei 5? E tu? No, dici. Tu? 5. Ah, quindi 5, 10, 15, 20, 25, 30? 30? All together? Too much. Non è bello che un posto così puro, sia a livello naturalistico che a livello antropologico, sia così corrotto da questa cosa. La cosa che si sente più spesso, avrò sentito 1 milione di volte: foto, foto, foto. Poi fai la foto, 5 birre. Ma tra l'altro la cosa che mi lascia anche proprio sbalordita è il fatto che se noi tentiamo un po' di fare i furbi, no? Quindi magari accendendo la telecamerina per cercare di riprendere ugualmente, ci sgamano immediatamente. Cioè comunque loro sono informatissimi su una macchina fotografica accesa, spenta, e anche se ce l'hai legata al collo, cioè lo vedono che lampeggia la lucina, e quindi ti vengono a dire: oh, 5 beer. No, foto no. No money. A parte la tensione che si crea, cioè non ti senti a tuo agio, loro sono armati, destreggiano questi mitra come se fossero dei bastoni. Hanno i mitra perché vivono in un altopiano dove ci sono anche, se vuoi, dei felini come il leopardo e il leone, che possono prendere il loro bestiame, per cui serve per difesa. Gli serve anche per difendersi da eventuali persone che riescono a raggiungerli dal Sud Sudan, che adesso sta attraversando la guerra civile forse più difficile degli ultimi anni nel mondo. Per cui sei in mezzo a delle persone che non sanno neanche comunicare, dirti ciao, armate fino ai denti, per cui secondo me lì i turisti non dovrebbero neanche più andarci. E tanto da quel 5 beer, finché non cambia questa generazione qua, non li togli, cioè quel concetto lì ormai è radicato. Io ho fatto delle foto alla fine così, pagando, semplicemente perché devo documentare il viaggio, altrimenti non gliele avrei mai fatte, perché non è una cosa che mi piace. L'ho fatte perché dovevo 3 foto, altrimenti non ne avrei fatto nemmeno quelle, perché non mi piace, mi ha messo molto a disagio e mi è dispiaciuto, perché non pensavo che fosse così la situazione in questi villaggi, che sarebbero bellissimi, sarebbe veramente qualcosa di incredibile se non fossero lì tutte intorno a te a chiederti foto insistentemente.
quello mi ha un po' scioccato e penso di non essere stato l'unico, è stata una cosa un po' strana. And what do they do with the money? The money is go to the Jinka, to the town, they buy sorghums or maize or some jewelries. Io no, la cosa che mi chiedo è che come è qui se non ci fossi noi. Io in questo momento vorrei essere invisibile, a parte per le mosche. No, essere invisibile perché per vedere come fanno loro, come si comportano loro quando ce ne andiamo. L'impatto è stato violento perché abbiamo visto soltanto un utilizzo loro del turismo molto violento, aggressivo, e tutto quello che facevano era chiedere soldi per fotografie, non c'era nulla di umano, era un traffico, era una cosa veramente usata quasi più da loro che da noi, cioè la cosa paradossale era quella. Lì non credo che proprio ci sia questo scambio culturale, mi sembrava quasi di essere in un museo vivente, no? Di pagare un biglietto per vedere delle persone con i loro costumi è una cosa che mi ha turbato abbastanza. Se c'è turismo da 20 anni è ovvio che tutta la gente venga qua per farsi le fotine belle e condividerle, che tra l'altro in parte è quello che stiamo facendo noi. Il discorso è farlo con un certo criterio, magari prima ti fai conoscere, ti fai vedere, cerchi di capire, cerchi di condividere quello che sei tu e poi magari una foto la fai. Ma non è bello che questo posto diventi uno zoo? Arrivi qua, fai la foto agli animali, fai la foto al paesaggio, nello stesso modo in cui fai la foto alle persone. Alla fine siamo uomini. Se tu continui a fare una foto e poi te ne vai senza un sorriso, senza parlare, senza chiedere, è ovvio che dopo 10 anni, 20 anni la gente associ la presenza nostra, dei turisti, alla foto. Foto, 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 foto. È quello che resta. È un po' questa nostra invadenza e voglia di conoscere, più che conoscere, quasi di spiare il diverso. Cioè noi abbiamo... L'occidentale ha questa necessità quasi di vedere l'altro per, non so, a volte come per sentirsi meglio, no? Cioè per dire, ah ok, io sono così, loro li vedi che faccio la foto, stanno nel fango, i mursi vivono in una condizione, non so, proprio di sporcizia totale, e tu dall'altra parte con la macchina fotografica in mano ti senti un po' al sicuro, secondo me, cioè ti crei un po' questa bolla. L'occidentale è proprio fatto così, va in questi posti, documenta, ma noi per primi, cioè noi per primi arriviamo in un villaggio, abbiamo tutti la macchina fotografica al collo, perché documentando il diverso abbiamo la garanzia di cosa siamo noi fotografiamo perché non sappiamo, non conosciamo. In città da noi non ci mettiamo a fotografare la gente che passa, perché non è diverso, perché già lo conosciamo. Ho scelto tra tutta questa gente le persone che devono venire con me. Loro si sono messe esattamente in posa e le altre non hanno detto niente perché sono a quanto pare abituati a essere scelte, perché ora ci hanno spiegato che più è grande il dischetto labiale, più la donna è attraente. Mi sembrava infatti. Il fatto è che forse si sta scavalcando quella linea che dice più è grande il dischetto, più sei bello per i turisti. Ora mi faccio questa foto, vediamo, ok? Più altro si tratta di, non lo so, imparare a venirsi incontro, a riuscire ad amalgamare la diversità delle culture, però finché noi riteniamo spettacolo la diversità, allora non potrà funzionare. Cioè, secondo me dovrà arrivare quel momento in cui la diversità diventerà un qualcosa di diverso che dà l'oggetto da fotografare. No, questa. This. Ok, girati. Oh, wonderful. Così? Ah, ok. Vedi, perché la luce loro sanno che... Allora io metto modalità foto. Una foto. Foto mettiamo in automatico, messa a fuoco automatica, e io faccio il selfie, così, smile, col piattellino. Because it's almost a lot of tourists in the morning here,
Yeah, they come a lot. There are a lot of tourists in the morning, so they already And leave. if you want to see other tribes, you have to walk and trek. Yeah, as I told you, to see the real life of some like these tribes, you need to make trekking. You need to sleep with them. You can do that? Of course, why don't you? You can do that. If you take a man from who knows the language of them, you can do that, no problem. Non so come sono arrivati a questa situazione, sicuramente è partita da noi, ma penso che per come è degenerata la cosa è più colpa loro che nostra. In molti altri villaggi non c'era questo, non c'era assolutamente questo. Nell'ultimo villaggio in cui siamo stati, che era uno dei più belli, quello proprio a ridosso dell'argine del fiume Omo, che è un posto bellissimo, che è famosissimo, che ci sono fotografie famosissime, sono riuscito a fare foto, tante foto, senza che nessuno mi chiedesse nulla. Come mai in quei posti non ti chiedono nulla e invece in altri ti aggrediscono quasi? Adesso non saprei come... Probabilmente l'unico modo per risolvere questa situazione sarebbe nemmeno smettere di andare lì a fare foto, però smettere di andarci, però in questo modo loro perderebbero un po' della loro identità che magari conservano anche solo per i turisti, diciamo. Quindi quanto di questi costumi, queste tradizioni è realmente sentita e quanto non lo è? Cioè loro vivono così, vivono con il piattello, vivono con in queste capanne di fango, vivono con delle pelli di mucca, eccetera. Quanto sia oggetto di richiesta dal pubblico e quanto invece sia un qualcosa di sentito da loro, questo non lo so dire. In tutti i paesi che abbiamo attraversato capita di contrattare, cioè chiaramente molte volte, anche se in Etiopia non tanto, cioè in Etiopia ti fanno subito il prezzo giusto, quello locale, però in molti paesi ti fanno il prezzo straniero, cioè il prezzo della turista, per cui spesso devi ovviamente contrattare, però bisogna avere dei parametri in testa, nel senso che prima di contrattare dovresti più o meno sapere il valore reale di vendita di quella merce che stai comprando. Vai, relax. Come on. 4, wait. 3, 0, and you can kick. No. No. If not, we can meet. I'm 25, you are 45. We need to... If you want, you can kiss me. I go up at 30, okay? So but 30 is not enough. I know it's a price for you. Okay, so 30? Come on. That's the price. Come no? 40. No, 40 is too much, and you know. You know. 45. Okay, get your price. But my offer is 25. Vai. 25. 2, 5. 1, 2, 5. No, 45. 1, 2, 3, 4, 5. We give you 1, 20. Ok? Facile. Il prezzo lo chiedo per capire chi ho di fronte, perché a volte sparano dei prezzi micidiali. E allora lì sai che proprio puoi anche tu cominciare a contrattare selvaggiamente. Se invece già dicono un prezzo più ragionevole,
secondo quelli che sono i miei parametri, lì insomma ti metti già meno sulla difensiva. What do you say? Not the status, just this one. Okay, this one. 40. 30. And you say? 40. Last. No, 55. 55. It's my price. That's a good price. I have. Last 70. Yeah, I have this. Yeah. You I go understand? this is No, that is for my trip. That is for today. This one. I'm sorry. 7. Okay. Come Okay, on. last 65. Okay, but this price. 55. 65. I have this. Look, this. Yes, Come on. yes, look. That is not mine. I have only just this one. I got the price. L'altro giorno abbiamo giocato a ping pong con un po' di bambini, c'erano un sacco di ragazzini che ci guardavano. Carlo Caccio ha giocato a ping pong con un ragazzo fortissimo, tra l'altro, lungo la strada, e poi vabbè, un po' errore loro, che loro hanno sbagliato perché non ci hanno detto che era a pagamento, quindi comunque lì, cioè se fossero stati corretti anche loro avevo subito detto costa 5 beer, costa un beer, eccetera. Abbiamo finito di giocare, ci hanno chiesto i soldi, qui stiamo parlando di cifre piccolissime, cioè 50 centesimi, $1 neanche. Ci hanno chiesto 5 beer mi sembra, e Caccio gli ha offerto un beer, perché spesso lungo la strada giocare una partita di ping pong costa un beer. Magari con un sorriso quando si riceve la prima richiesta di prezzo, dice no, va bene, questo è il tuo primo tentativo ed è molto divertente, però adesso dimmi qual è il prezzo reale. No, I give him one. If you want it, it's okay. If not, nothing. They pay one Hello. beer, we No, pay no. one beer. No, he says not the price of this games. And this games, the price is $5 only. I don't care. I know it's not true. Io indagando con i bambini mi hanno detto no, ogni tanto è 5 beer, ogni tanto un beer, dipende dal posto dove sei, dipende dalla cittadina, se sei in una zona affollata costa un po' di più. Or Jinka players and foreign players are not, the price is not similar. It's not the same. Yes. The So price somewhere is, is one beer, somewhere else is 5 beer. Yeah. Okay. Yeah, it's like this. You're laughing, it's not true. It's always one beer. Yeah. Per cui alla fine c'è stata una trattativa che è durata 20 minuti in cui il proprietario del ping pong voleva 5 beer, Caccio offriva solo un beer. Alla fine per sfinimento ci ha regalato la partita. E nel senso, secondo me quello è il punto. Cioè, l'ha regalata un po' per sfinimento, un po' perché comunque gli sono stati simpatici, tutto che vuoi. Però è un concetto che secondo me, nel senso, a un certo punto se ti chiede un beer, lì è più il principio, nel senso che devono imparare, spesso molte persone devono imparare di non prenderci in giro neanche noi, per cui se è una cosa a pagamento dicelo prima, se no almeno siamo liberi di giocare o no. Anyway, I give you one if you want. If you want one or nothing. Okay. No problem. okay, ምን አይነት ነው ሲጋራ? The true price is one beer. And per la Poi, non ho capito, paga solo il Farengi, l'altro non paga niente, fammi capire. Fammi giusto sentire Da dove sgada? è partita subito però, Fa caldo. Io comunque chiamo il meccanico, se sei d'accordo lo chiamo che non andiamo. Questo ci aspettava alle 2, sono le 3:30. Hello Abdu? It's Ludo from Tagro. Mr. Ludovico. There is one vehicle that makes a lot of noise. Makes just a bit of noise, like toc 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 from the exhaust. But I think it's normal. I mean, non è normale. What? Sfiata. No. We are in Conso and we will come back on the 18th. Next week. Yes, next week. So there is no, don't worry. Ciao, good night. Ciao. Questo secondo me dormiva. Cioè, si è svegliato. L'ape va, nel senso che si sì. sfiata, va, fa rumore. Queste api sono dei carri armati, è incredibile.
Io se facessi così col mio cinquantino a Torino lo fonderei dopo mezza giornata, sarebbe fuso. Qua siamo a manetta tutto il giorno, con tutte le marce. Cioè hai l'acceleratore sempre tirato al massimo. Ogni volta che mi distraggo mi toccano. Mi toccano le braccia perché loro non hanno i peli, loro non hanno i peli delle braccia. Shall we go? Yes, we go. Ok, stiamo andando a visitare una scuola e qualcuno ha scelto questa location perché è il centro di tanti villaggi e stiamo salendo là sopra. Yes, we're all right? Yes. Battici. Ok, we're going. Mi dicono di coinvolgere i bambini poi sopra, perché questi qua sono quelli che non vanno a scuola e poi... Ok. Così almeno gli viene voglia di andare a scuola. It feels like it's a new beginning. The road turns but my head is spinning. I can't wait for the next arrival. There's more to life than just survival. L'educazione è un po' quella, diciamo, quell'anello che se manca non porta allo sviluppo. Il nostro focus è soprattutto appunto relativo al traffico, quindi soprattutto al movimento di bambini, all'immigrazione di bambini, perché in realtà qui parliamo proprio di un qualcosa di criminale, no? Per cui in questo caso non parliamo semplicemente e solo di migrazione volontaria o spostamento insicura, parliamo invece proprio di persone che fanno questo di lavoro, quindi parliamo di trafficanti, di brokers, così come li chiamano proprio, che appunto reclutano i bambini e insieme si muovono appunto da queste zone molto remote pian piano verso le città. Quindi abbiamo costruito delle scuole nei punti che sono in montagna, appunto qui in Gamogofa, e che sono quelli che da un lato erano più accessibili da Arba Minch, che è appunto la città in cui abbiamo la sede, dall'altro lato che sono un po' considerati degli hotspot rispetto appunto al traffico. Quindi abbiamo costruito delle scuole, come vedi anche qui in un posto estremamente remoto, insomma, questa scuola è raggiungibile soltanto a piedi oltre a questo abbiamo cercato di rafforzare anche la scuola, quindi non semplicemente costruire l'edificio, ma cominciare a dare consapevolezza agli insegnanti, ai genitori e a tutte le persone che ruotano intorno alla scuola stessa, esatto, rispetto a quello che è appunto proprio il fenomeno. Quindi noi lavoriamo su questo da 6 anni, cominciamo a vedere l'impatto, se così possiamo chiamarlo, del lavoro che stiamo facendo, lo vediamo un po' adesso effettivamente. Questa scuola è stata costruita dalla comunità portandosi tutte le cose in spalla, e questo è proprio segno del desiderio di fare qualcosa, insomma, è molto concreto. I bambini arrivano in questa scuola da un po' i villaggi che ci sono qua intorno. Quindi diciamo quando camminano poco, camminano mezz'ora, un'ora per arrivare a scuola. La cosa vuole che tu non servi il caffè da solo, ma servi sempre il caffè con qualcosa da mangiare, perché presumi, al di là del fatto che è molto forte, ma presumi che quando ti viene un visitatore, questo visitatore ha fatto una lunga strada a piedi e quindi non gli puoi dare solo il caffè perché sicuramente gli fa male per lo stomaco, gli devi dare anche qualcosa da mangiare. Quindi normalmente viene accompagnato appunto col pane, cioè tradizionalmente sarebbe il pane o quello che hai. Poi questa cosa dei popcorn è diventata tradizionale, ma in realtà è una cosa più moderna. Io non digerisco tutto. Sì, allora tu? Cosa? Sei un po' più delicatino. La sorbina? Vabbè, ma il caffè però. Il caffè lo da una vita non mi fa fare cazzo in effetti. Io forse, scusami, il più delicatino non mi sembra io.
In realtà la maggior parte dell'anno sono momenti in cui quando finisce il raccolto, quando finiscono appunto le cose appena coltivate, appena raccolte, non hanno più niente da mangiare. Quindi significa che i bambini magari mangiano un po' di questo porridge appunto la mattina prima di andare a scuola, non mangiano niente a pranzo, camminano 2 ore, stanno a scuola, non mangiano nulla, ricamminano e mangiano qualcosina la sera, insomma. Quindi comunque anche da un punto di vista della crescita, chiaramente, della performance scolastica e di tutto questo, questa cosa qua incide molto, insomma, ovviamente. Quanti sono? Ma tutto tenuti? Io tra un prato col piano di plastica e Berlino forse preferisco il prato col piano di plastica. Ok. Perché questo è proprio Berlino, c'è tutta cacca di cacca. Il prato che rischia di essere più umido, o qua Poi che è più secco, però sono tutte berline di capra. Le capre stanno là dentro. Con le berline di capra? Sì. È molto secco, molto asciutto, è piatto. Avresti detto prato? Ma sì. Non posso fermarmi un attimo a guardare quello che ho registrato che... Tutti proprio così, addosso. Così addosso. Così addosso, tutti a guardare. Lasciatemi in pace un attimo. Mannaggia. Mannaggia a voi veramente. Chissà come ci vedono loro, quanto strani dobbiamo sembrare, quanto assurdi dobbiamo sembrare con tutta la nostra attrezzatura, 400 magliette, 10.000 borse, pentole, pentolini, tende, cose. Loro non hanno nulla e mi sembra che vivano benissimo così. Anzi, li invidio un pochettino. Anzi, invidio molto il loro essere molto... Anche quando sono andata dai Banna che ho chiesto quanti anni aveva la ragazza Illo che ci ha ospitati, che insomma è stata veramente super carina, e lei non lo sapeva e mi ha risposto, il ragazzo che traduceva mi ha risposto non sanno quanti anni hanno perché non gli interessa. Se io gli chiedo quanti anni hai, lei mi dice e poi una volta che lo sai cosa ti cambia? Effettivamente è un nostro modo di dover controllare il tempo, rincorrerlo. Loro da questo punto di vista vanno più al rallentatore. Noi abbiamo rallentato rispetto ai nostri ritmi, loro mi sembra che per fortuna forse vivano ancora il ritmo della natura e delle stagioni, che è un ritmo ancora diverso dal nostro. E quindi secondo me l'ape ti permette di rallentare ma non di raggiungere la loro velocità. Mi sono accorta per la prima volta delle cicatrici al mercato di Dimecca, qua vicino a Turmi, in cui ho notato una di queste donne anziane accovacciata per terra che stava vendendo insomma, le sue merci e aveva la schiena coperta di cicatrici. E quindi ho iniziato a farci caso e a guardare anche un po' le altre donne. Mi sono accorta che tantissime donne, ma anche molto molto giovani, hanno queste frustate. E abbiamo un po' chiesto e abbiamo scoperto che queste cicatrici sono delle cicatrici provocate da frustate, che queste donne ricevono in particolare durante il rito del salto del toro, il bull jump. E praticamente quello che avviene, questo rituale
è un rituale di passaggio, in antropologia vengono chiamati i riti di passaggio, che segnano il passaggio appunto dalla vita infantile a quella adulta, quindi è una prima vita adulta in realtà, perché poi ci sono altri step. Si presentano e devono saltare questi tori, quindi devono passare su tori messi in fila uno vicino all'altro, devono saltare sulle schiene di questi tori e senza cadere, e questo deve avvenire 4 volte. Maybe if he is really strong, he have a 12 or a certain bulls. Okay. And does he have to do it like 4 times, right? He did like 4 times, but if he's enough strong, he can make 8 or 10 certain times. Okay. He will do it. Una volta che il ragazzo ha superato la prova, se non è caduto, entra a far parte appunto di uno status sociale diverso, quindi entra a far parte della prima fase dell'età adulta. Se invece cade, non rimane lì, rimane in una sorta di limbo e verrà umiliato a vita, quindi verrà picchiato prima dai coetanei e quindi dagli altri ragazzi della sua età. If he doesn't make it, he don't get married. He doesn't get married. Yeah. If he doesn't doing a bull jumping, he doesn't not married, he doesn't become like an adult. Become an adult or become a man. E picchiati anche dalle donne, potranno essere picchiati dalle donne per tutto il resto della loro vita, quindi è una grande umiliazione, non entreranno mai a far parte della sfera di virilità. Also I will do it, I will do it before, so it is really amazing because this today for me is like my boring day, you know. Maybe he was seeing like a birthday for him. Okay. It's really amazing, you know. Okay. Is it really hard? It is really hard. For me, it's not really hard, but for my family, it's very hard because my sisters, my all families, they get whooped. So it's too hard for them. Tutte le sorelle, comunque le familiari dei ragazzi che vengono degli iniziati, per dimostrare il loro affetto nei confronti del ragazzo iniziato, vengono frustate. È una cosa che a noi sembra totalmente fuori dal mondo, invece per loro fa parte di queste tradizioni. Non mi sento assolutamente nella posizione di giudicarle. To show him how they can like him, how they have to give him the strength. Yes, they give him to strength to give for him a life, you know. Okay. Yeah, that they give him, they are really a family. They have show for him. Mm-hmm. So his family, he also understand it. It's really crazy. Mm-hmm. Yeah. Non ce la facciamo, dobbiamo passare per forza. Famolo, ragazzi. Speed, very speed. Ma che speed? Non dicono speed, ma qua c'è l'acqua in corrente, quelle fanghiglie. Si sono piantati delle jeep prima e proprio vedere. Cioè, se ce la fa è veramente mi stupirebbe. Da parte ce la facciamo, siamo in tanti, a piedi nudi ce la facciamo. Però bisogna che rimanga così anche poi al ritorno. Ha piovuto, quindi secondo me non diminuisce, semmai aumenta. Cioè magari questo guado con la macchina è semplice, ma con l'ape c'è la ruota così. C'è un'altra strada che va fino a un'altra città, si chiama Waito di là. Secondo lui è impraticabile perché sta piovendo e quindi comunque l'altra non dovremmo farla. Cioè, se rimaniamo bloccati là dovremmo avventurarci su quella strada di là. Vorrebbe dire domani senza benzina. No, sai cos'è il problema? Rimanere bloccati di là, poi come senza benzina, cioè di là non possiamo andare avanti, punto. Quindi questo è già escluso. Che non può anche ancora. Qua alle 6:30 cala il buio più totale. Da lì in poi non è che puoi fare grandi cose, cioè io mi immagino da me, no? Quando sono io a casa, sono le 6:30, posso fare la giornata ancora lunga, c'è tutta la sera, una figata. Qua, alle 6:30 sono le 6:30, viene il buio, cioè c'è buio, non fa niente. E quindi anche ieri eravamo un po' tutti così, no? Tutti al buio, nel villaggio, capire anche un po' loro che cosa facessero, cantano. Ed è bellissimo. Sono venuti i bambini e li abbiamo fatti cantare con noi, li abbiamo fatti sedere con noi. Già insomma
erano nelle vicinanze mentre cenavamo, poi si sono avvicinati intorno al fuoco, sono seduti insieme a noi e hanno cominciato a cantare pure loro, bambini, non so, avranno avuto 10 anni, 12 anni forse. Hanno cominciato a cantare le loro canzoni, battendo le mani, saltando a turno. Perché è stato un momento in cui veramente ogni tipo di differenza culturale, la lingua, piuttosto che il colore della pelle, i vestiti, è sparita. Eravamo semplicemente persone attorno ad un fuoco che cantavano. Però insomma mi piace pensare che gli piaceva essere partecipi di questa cosa e condividere con noi, così come noi stavamo cantando liberamente, anche loro liberamente. Questo non è per dire sempre la solita cosa, la musica unisce i popoli, cioè no, non sono un musicista, però effettivamente è vero che anche noi spesso comunichiamo così, punto di incontro lo troviamo lì. Ok, questo è un piccolo dietro le quinte. Praticamente, per puro caso, abbiamo trovato un tizio, il signor Mark, che suona il pianoforte in giro per il mondo per portare un messaggio di pace. E il pianoforte lo suona mentre è in movimento. Stavamo lavorando sulle riprese che avevamo fatto in quella giornata, era già buio, quindi insomma molti erano andati a dormire, siamo rimasti in piedi solo noi che lavoravamo sui video. Di colpo abbiamo sentito un frastuono, un trambusto di una persona dietro di noi che è scivolata e si è cappottata cadendo sul prato ormai bagnato, con la barba, era tutto un tipo molto strano, sembrava Babbo Natale, che ci è venuto a chiedere semplicemente se poteva la mattina dopo accordare il piano alle 7 del mattino. Noi abbiamo pensato di non aver capito, come accordare il piano, eravamo nel nulla più assoluto. The project is to bring musical invasion. As other come with Kalashnikov, we come with piano. Da 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 da. Da 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 da. Great. When I was young, because now I am an old man, when I was young, I would see the world before die. And I keep my piano, it's the same. I traveled with him since 30 years on all the world. We make 6 times the world. Okay. And we make more 50 countries. Yeah, to meet people. Okay. To meet the mystery of the humanity. Say, if you want to see your life only by yourself, you look your life and you want to go to your life, you think your job, money, you lose your life. But we must look this planet, the mystery of this world, of the people, of the culture, to learn. This evening I'm dead, because the life is very short. And before die, I would like make love with this planet, with people, to understand, to feel. That's all. That's all. This is the love. Love is not sex. Love is when I look you, when I feel you, when I take this time is so much important. And when you see the Mercy, many tourists arrive with the cat and say make 3 hours of road, very difficult, and they arrive, make 20 minutes photo and they go. And the Mercy ask money for that. No, stop, stay with them. And we play piano with them. We play together. You can see the face of the people. It's so incredible. The people, yes, happy. Play piano. Because they used to like people. We play together. Già noi, quando andiamo nei villaggi, siamo un'attrazione. Noi più telecamere, alla fine del mondo. Noi più telecamere, più ape, delirio. Quando siamo andati nella prima scuola, dove era ad Arbamince, e siamo arrivati in ape, circondati. Scendiamo bianchi, sopraffatti dai bambini. Scendiamo dall'ape bianchi, tiriamo fuori le telecamere, le macchine fotografiche, impazziti tutti quanti.
bambini che urlavano, che ti sommergevano, tu ti spostavi da una parte e loro ti seguivano, poi allora urlavano pure loro, correvamo da una parte e correvano pure loro. Impegnativo fisicamente, dall'altra però non riuscivo a smettere di ridere, cioè stavo proprio tipo ma che cacchio fate? Non so, era strano, era bello. Questo per dire che non succede mai niente durante i viaggi. Colui che guidava questo mezzo non si è accorto che c'era un masso alto più o meno così in mezzo alla strada e quindi praticamente si è deformato un braccetto del sotto, il braccetto della ruota posteriore destra. Ora probabilmente faremo cappottare l'ape per dare i colpi di pietra, cioè un sistema molto, lo usano i meccanici di alto livello. La ruota è già su. Facciamo leva con quello. E i pinzoni? Uno per volta mette la pietra. Sì, aspetta. Io che ho salvato il coso matrimoniale del sasso. 1, 2. Oh, qualcuno mette una mano e frena una mano. Aspetta. Ok, come andare giù? Sì. Ancora. Ok. È appoggiata. È levata, Adesso in realtà la si può togliere, frena a mano e a marcia, così almeno gira. È che sto andando. Prova a fare doppia leva, metticelo perché poco fa entrava. Mettilo così, giro. Credo di essermi sdraiato su delle cacche. Viene per vedere una volta che è giù se tocca. Proviamo un attimo giù. Va dietro? Proviamo, solo che più di così leva non sono riuscita a spostarla. Magari alzandola ti viene meglio, se la teniamo così. Secondo me così potrebbe già andare bene. Ste, come sono le impressioni? Come ti senti? Come mi sento? Colpevole. Ma dai! No, non ti preoccupare. No, mi dispiace un sacco. Che cazzo è successo, Ste? È successo che ho visto sta pietra e l'ho anche vista effettivamente, solo che per non scattare ho detto vabbè ma sì è bassa. E invece forse facevo meglio scattare. C'è la pietra! No, va bene nel senso, poi... l'ho presa.
abituati, incredibilmente. Probabilmente siamo gli unici a essere arrivati fino al fiume Omo con delle api. Ieri quando l'ho scoperto sono impazzita. Abbiamo fatto il primato. Ovviamente era l'arrivo del nostro viaggio, quindi ero felice, nel senso che dovevamo arrivare lì, avevamo avevamo il compito di arrivare lì e ce l'abbiamo fatta, siamo stati i primi ad arrivarci e quindi comunque anche un po' di soddisfazione per il fatto che quando avevamo anche chiesto a tutti se avevamo mai visto dei mezzi tre ruote arrivare lì, nessuno li aveva mai visti, i bambini erano entusiasti, abbiamo fatto salire migliaia di bambini sulle nostre ape per fare giri, non avevamo mai viste, a un certo punto eravamo in 3 di noi, gli altri 18 bambini tutti su un'ape, impazziti, continuavano a saltare dentro, fuori, correre, urlare. Appena hanno scoperto il clacson è stato il disastro perché tutti volevano col ditino, vedevi ditina comparire ovunque. Siamo un po' carichi oggi. Siamo in 23 attaccati a quest'ape, in 23. E siamo qua ed è veramente una bomba. Tutto super natura, tutto molto nuovo anche. Mi sono isolato, mi sono seduto da solo a contemplare questo fiume e questi 5 minuti sono valsi quasi tutto il viaggio, perché io i viaggi li ricordo quasi tutti per momenti precisi, per pochi istanti che mi godo veramente. Mi perdo nella memoria e poi alla fine mi perdo tanti pezzi del viaggio che poi possono ritornare, però ci sono pochi momenti che rimangono veramente impressi e quello è uno di quelli. Quando ti siedi, ti isoli da tutto, ti vedi questo fiume che scorre davanti a te con un panorama fantastico dietro, isolato, a contatto con la natura. Mi sarebbe piaciuto lo stesso anche fosse arrivato con un gippone, però probabilmente ecco, non così tanto come quando uno si conquista. La fatica comunque ti fa apprezzare molto di più qualsiasi tipo di risultato che vuoi raggiungere. Un panorama così raggiunto con l'ape, con le fatiche che puoi avere, con lo sterrato, con la benzina che manca, con la pioggia, con i buchi, con i guadi, con tutte le difficoltà che puoi attraversare, quando arrivi sì, te lo amplifica, te lo gigantisce. Tu viaggi perché hai delle domande, torni a casa con altrettante domande, forse anche di più, anzi sono sicuro che quando torneremo a casa magari ci vedremo tutti insieme per bere qualcosa e avremo il tempo di rielaborare il tutto e sarà bellissimo e anche curioso capire che punti interrogativi avremo in testa. Sono cose che o ti fortificano e ti danno quella carica incredibile oppure magari ti ridimensionano un po'. Però il bello di viaggiare al rallentatore, quindi avere tempo di fermarsi e parlare con la gente, è proprio incontrare. Cioè il viaggio è l'incontro con le persone, che siano le persone locali, quindi stiamo incontrando gli Amer, stiamo incontrando i Mursi, incontri belli, incontri non belli, incontri piacevoli, incontri che ti suscitano un sacco di emozioni, altri incontri che invece ti fanno venire un sacco di dubbi o che ti agitano, ti turbano, però si tratta sempre di incontri. E anche questo con dei francesi oppure con altra gente che magari possiamo aver incontrato, con cui abbiamo scambiato qualche parola durante il viaggio. Ogni possibilità che ti si presenta in un viaggio è una possibilità di arricchimento personale, di crescita personale. Per quello a me piace viaggiare e per quello mi piace farlo con calma, per quello mi piace farlo senza controllare il tempo, ma lasciando che il tempo scorra e seguendo io il tempo. Questo viaggio mi sta piacendo molto per questo. In mille altre culture una cosa del genere sarebbe vista molto meglio, da noi invece ormai si è inculcata la cosa che no, bisogna nascere, fare le scuole, studiare, fare l'università, trovarsi un lavoro fisso e arrivare a 60 anni e prendere la pensione. Questo è lo stile classico, se non lo fai sei strano. E non è così. Nel senso che chi l'ha deciso che questo è il percorso giusto della vita? Quella sera che siamo rimasti fermi perché Stefano ha preso una pietra sotto l'ape, è quella la chiave, è quello che ti fa sentire vivo. Quella volta che dovevamo andare a vedere il bull jumping,
non abbiamo potuto attraversare il fiume perché avremmo corso il rischio di non poterlo ripercorrere più. Quella è un'altra cosa importante. Sarebbe stato tutto troppo facile, non sarebbe rimasto niente a livello personale. Come fai a crescere? Una persona cresce nel momento in cui si trova a risolvere determinate situazioni. A casa, stando a casa, non ti troverai mai nella situazione di dover percorrere 6 ore di sterrato. È quello che ti fa crescere, è quello che ti fa migliorare e sentirti vivo. Alla fine dei conti, a 80 anni, quello che ti ha formato sono le disavventure. Io vorrei riuscire a comunicare alle persone quanto sia bello fare strada. Fare strada vuol dire mettersi in marcia, ma anche mobilitare un po' se stessi. Quando fai questi viaggi, la bellezza del viaggio in ape è il fatto che la strada la vivi proprio. E vivendo tu la strada in prima persona, cammini anche dentro di te. E questa è una cosa che a me piace tantissimo, sperimentare un po' su me stessa. Quindi ho detto, ma sì, è un tipo di viaggio che non ho mai fatto. La strada mi piace, facciamo strada tutti i giorni, facendo scelte su noi stessi, sulla nostra vita. Proviamo un po' ad abbinare le due cose, cioè al fare un percorso personale, ad abbinarla alla bellezza della strada vista rallentatore. Per entrare in contatto con gli altri bisogna mettersi in cammino, giungere fino a loro e manifestare il desiderio di incontrarli. Per conoscere se stessi bisogna conoscere gli altri. Gli altri sono lo specchio nel quale ci vediamo riflessi. È un'avventura che mi è servita anche per crescere interiormente, per dirmi che nonostante io abbia visto già Africa, abbia visto altri paesi del genere, non si è mai arrivati, ed è proprio il bello, la scoperta della crescita, la scoperta di questa strada che, non lo so, probabilmente se fai strada impari a conoscerla la tua strada, se non cammini difficilmente sai che strada devi prendere, no? E quindi io ho deciso di camminare e probabilmente mi sento sulla strada giusta, quindi una bella avventura. Sì. Cut out of work, cancel my plans, spend the afternoon sitting in the stands, cheering on the home team even if they lose, a burger and some fries to chase away the blues, rock and roll song floating in the air, we all sing along, happy to be there. If you don't like that, you don't like a living, you're waiting on tomorrow, you're gonna miss today. Take a look around, that's where it's at. You don't like living if you don't like that. You don't like living if you don't like that. Hot Rod Club pulls into town, parked at the Sonic, the sun goes down. A 57 Chevy, a big full moon, pretty little waitress getting off soon. We got the radio and a dashboard light. We got the open road and a sweet summer night. If you don't like that, you don't like a living. You're waiting on tomorrow, you're gonna miss today. Take a look around, that's where it's at. You don't like living if you don't like that. You don't like living if you don't like that. Like that, it could all be gone. Life is short, love is long. Looking at the stars, watching the morning come, sitting by the water, waiting for the sun. If you don't like that, you don't like living. You're waiting on tomorrow, you're gonna miss today. Take a look around.
And if you don't